Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati. Oggi parliamo di stampa 3D. Finalmente, uno strumento incredibile per noi modellisti. Da circa un annetto, poco più, ormai utilizzo due stampanti della Bambu Lab, la A1 e la A1 Mini. Ovviamente, principalmente, le utilizzo come supporto all'interno del mondo delle Mini 4UD per stampare tool, per esempio foracerchi, portapile, portabatterie, tutto quello che può essermi utile in modo tale da poterlo avere in maniera molto rapida e anche dimensionato correttamente per le mie esigenze. In questo video quindi vi racconterò la mia esperienza, le differenze tra le stampanti e qualche consiglio utile su materiali, accessori e anche qualche best practice. Prima di proseguire, ovviamente vi ricordo, come al solito facciamo sempre, iscrivetevi al canale ragazzi e cliccate anche sta campanellina, ci guardate in tanti, ma non tutti siete proprio iscritti ragazzi, forza, cliccate. Per quanto ci riguarda, la stampa 3D è sicuramente una grande rivoluzione all'interno del mondo del modellismo. Come vi dicevo prima, ho creato strumenti personalizzati progettati anche dal grandissimo Omega 3D Project senza troppi problemi, stampando, lanciando direttamente in stampa, quindi senza dover necessariamente progettare tutto da zero. Ormai nel web si trovano progetti praticamente per qualunque cosa, ci sono diverse piattaforme dove poter reperire progetti, ce n'è anche una dedicata proprio a Bambu Lab che si chiama MakerWorld, che vi dà la possibilità di mandare direttamente in stampa alla vostra stampante collegata in rete un qualsiasi progetto pubblicato da un qualsiasi altro maker. Oltre a questo ovviamente ci sono tantissimi altri portali come Printables, Tangs, Calz 3D. All'interno di tutti questi portali potrete sempre trovare sia progetti gratuiti che anche a pagamento nel momento in cui vogliate, per così dire, avere anche i diritti di stampa, di rivendita di quello che andrete a produrre. Iniziamo ovviamente dalla più grossa, Bambu Lab A1. Questa stampante è perfetta per stampare progetti non troppo piccoli. Mi spiego meglio. Nel momento in cui si parla di stampa 3D, la dimensione del piatto è uno degli elementi più importanti della stampante, perché dato un piatto, quella sarà effettivamente sulle tre dimensioni, altezza, larghezza, profondità. Sì, corretto. Effettivamente la capacità che avremo di stampare un oggetto. Questa stampante è molto veloce, è molto precisa ed è dotata di tantissimi sistemi come l'autolivellamento del piatto, la riduzione delle vibrazioni, ha tantissimi sistemi che fanno sì che una volta lanciata la nostra stampa essa venga prodotta benissimo senza avere la benché minima competenza di stampa 3D, di progettazione e ovviamente anche di configurazione della stampante. Queste stampanti potrebbero un po' essere paragonate ad Apple, è un parallelismo che sentiamo fare spesso. Bambu Lab ci abitua a tanti automatismi che quindi riducono i tempi di attesa per arrivare a produrre e a finire una stampa, proprio perché il software fa tantissime cose che venivano fatte manualmente. Questa può essere una cosa positiva o una cosa negativa, lascia a voi decidere cosa sia meglio tra l'uno o l'altro, però sta di fatto che nel momento in cui andiamo a stampare o a lanciare una stampa su una Bambu, 9 su 10 siamo quasi certamente sicuri che andrà bene. L'altra stampante di cui sono dotato ormai da un po' di tempo è la A1 Mini, è praticamente identica, è sempre di Bambu Lab, ma il piatto è esattamente la metà, quindi è un po' più piccolo, è una stampante che è molto maneggevole, nel senso che è facilmente trasportabile. La cosa buona è che i pezzi di ricambio sono praticamente gli stessi, quindi tutta la parte dell'estrusore, dell'hot end sono identiche tra la 1 e la 1 Mini, quindi avendole entrambe i pezzi di ricambio li posso utilizzare alla bisogna su una o sull'altra. Sicuramente una stampante che ha ancora bisogno di meno manutenzione. La A1 Mini è adattissima a chi non ha assolutamente esperienza in questo campo, è facilissima da configurare e ha, così come la 1, la possibilità di collegarvi un device denominato AMS Lite. Questo device sostanzialmente permette di andare a introdurre all'interno del nostro sistema di stampa non un colore come qualsiasi altra stampante non dotata di un sistema multicolore, ma 4. Quindi questo device praticamente ci permette di automatizzare il cambio colore
tra una bobina e l'altra e di andare a produrre oggetti che devono essere composti sostanzialmente da più colori senza dover mettere in pausa la stampa, sostituire la bobina e quindi annullando praticamente le operazioni manuali, riducendo i tempi e arrivando prima poi a un risultato finale. Una delle cose più importanti quando si approccia alla stampa 3D è la scelta del materiale, principalmente per i miei scopi, per i miei utilizzi da modellista. I materiali che prediligo sono due, il PLA e il PETG. Tipicamente il PLA è il materiale che si utilizza per arrivare a produrre un oggetto con un bel livello di dettaglio e una bella finitura. Il software di cui sono corredate queste stampanti offre la possibilità di andare a selezionare differenti preset, andando anche a definire quella che è la qualità del nostro oggetto che andremo a stampare. Il PLA quindi si presta benissimo per stampare oggetti estetici, statuine di non troppo piccole dimensioni, perché sappiamo che le stampanti di questo tipo hanno comunque limitazioni, ma poi ci arriveremo per questo. Subentrerebbero poi altri tipi di discorsi e scelte di stampanti andando verso quelle a resina. Diciamo che in PETG ho stampato per esempio un portacontroller per la mia PS5, i vari quadretti progettati con UForge che avete visto e che vedete sempre in live, li vedete un po' qui dietro, a volte li tiro fuori per farveli vedere. Scegliamo quindi il PLA nel momento in cui quello che vogliamo andare a produrre deve avere una buona finitura, senza troppo preoccuparci dell'utilizzo funzionale che ne dovrebbe avere. Il PETG, al contrario, invece, può essere impiegato per tutto quello che è funzionale. Per esempio, me l'avete chiesto anche nei commenti di TikTok, io ho attaccato la MS Lite con un progetto dedicato al muro in modo tale da avere maggiore superficie a fianco alla stampante libera e appunto quel supporto è stato stampato in PETG. Il grado di flessibilità di questo materiale è un po' più alto, l'indice di rottura è sicuramente molto più basso rispetto al PLA perché è molto più difficile rompere un oggetto in PETG, è meno soggetto all'umidità e al cambio di temperatura, quindi questo lo rende ideale anche ad esempio per portavasi, per esempio vasi o comunque oggetti che andranno in contatto con un buon livello di umidità. Vediamo ora insieme 5 oggetti, 5 suggerimenti, possiamo chiamarli così, che possono esservi utili nel momento in cui andate ad approcciare la stampa 3D. Primo consiglio che vi voglio dare è quello di dotarvi di una colla per il piatto. A che cosa serve la colla? Sostanzialmente, ve la faccio vedere. Io per esempio utilizzo questa, prodotta appunto da Bamboo, e va semplicemente a migliorare l'adesione dei primi layer al piatto. Non sapete ragazzi quante volte mi è capitato di stampare degli oggetti magari con un filamento che non era perfettamente asciutto. Soprattutto il PLA tende a raccogliere l'umidità e a sfilacciarsi, quindi a non aderire perfettamente. Capita a volte che differenti marche possano avere differenti temperature da utilizzare, da dover impostare a livello sia di piatto che di hot end. Un filo di colla passato circa ogni 10 stampe sul nostro piatto, mi raccomando sempre bello pulito, vanno ovviamente a migliorare appunto l'adesione, quindi ci aiutano, diciamo così, a stampare meglio. Punto numero 2, differenti piatti. Questa è una cosa di cui abbiamo parlato molto spesso. Ultimamente sono arrivati sul mercato dei piatti che permettono di utilizzare delle temperature molto più basse a livello di piatto. Quindi non parliamo soltanto di andare ad applicare differenti finiture alle nostre stampe per quanto riguarda il lato della stampa che andrà a toccare l'oggetto, ma anche proprio utilizzando piatti per esempio come il CryoGrip si potrà andare anche a risparmiare corrente elettrica, perché la stampante necessiterà di scaldare molto meno il piatto per garantirvi un buon livello di adesione. Quindi diciamo, se state pensando anche di avviare un business legato alla stampa 3D, avere dei piatti che necessitano di meno riscaldamento può farvi risparmiare qualcosina anche sulla bolletta elettrica. Punto numero 3, ovviamente ricambi. Ragazzi, non so quante volte mi sono trovato ad avere necessità di qualche pezzetto, perché ovviamente quando si stampa tanto l'usura all'interno di una stampante 3D c'è, perché comunque molte parti della stampante 3D raggiungono altissime temperature. Quindi il mio consiglio sicuramente è quello di dotarsi di hot end, di estrusori, anche di ventole. Comunque
tutto questo materiale è reperibile bene o male, se sceglierete Bamboo, sul sito da cui avrete anche acquistato la stampante. Punto numero 4, Hot End. Questa è una cosa secondo me molto sottovalutata. Sia Bamboo Lab A1 che A1 Mini utilizzano lo stesso sistema magnetico di Hot End. Con un Hot End più piccolo andrete ad ottenere, come forse potrete immaginare, un livello di dettaglio maggiore, ma d'altro canto i tempi di stampa aumenteranno, perché ovviamente per fare un cerchio, per esempio, con un Hot End da 0,02 mm ci si impiegherà tot tempo, con 0,04 probabilmente ci si impiegherà molto meno. Se però ad esempio dovete stampare oggetti di grandi dimensioni, c'è anche disponibile un Hot End da 0,06. Ovviamente il livello di precisione sarà molto più inferiore rispetto sia allo 0,02 che allo 0,04, però i tempi di produzione finale saranno molto ridotti. L'ho lasciato per ultimo, l'ho già nominato, lo 0,04 è l'Hot End con cui vengono fornite di base queste stampanti. È quello standard, va bene nel 99,9% dei casi. Io utilizzo praticamente solo quello, a parte qualche raro caso, e quindi già averlo di base è un'ottima cosa. Anche la tipologia di Hot End può permettervi di stampare materiali come ad esempio il TPU. Avete presente tipo le cover dei telefoni? Sono fatte in quel materiale lì, quasi tutte. Avere un Hot End che vi permetta anche di stampare il TPU è un'ottima alternativa, perché vorrebbe dire poter stampare senza troppi problemi oggetti con un grande indice di durabilità e che non si spaccano molto facilmente. Quindi per esempio stamparvi una cover del telefono, stampare dei piedini per un tavolo, tutto quello che necessita comunque di un buon livello, diciamo, di assorbimento di vibrazioni per gli urti e un alto indice anche di resistenza, può essere fatto in TPU. Ovviamente l'ho già citato anche prima, ma ve lo ridico. Punto numero 5, estrusori di ricambio e anche ventole di ricambio. Può capitare di, non ve lo auguro perché staccare tutto è un macello, ma che il vostro filamento rimanga attaccato all'Hot End e vada a creare una sorta di pallocchino di materiale. Questo andrà a bloccare tutto e a crearvi un po' di problemi, quindi dovrete riscaldarlo, scollarlo piano piano e cercare di capire quali parti devono essere realmente sostituite e quali no. Motivo per cui il mio suggerimento di avere delle ventole di ricambio, un Hot End e anche degli estrusori sono assolutamente basici. Facciamo ora una piccola comparativa. Le due stampanti, come vi dicevo prima, hanno una grande differenza per quanto riguarda il piatto. Ovviamente ogni oggetto che vorrete portare in stampa può essere suddiviso. Ci sono delle feature in quasi tutti i software, penso in tutti i software di stampa, che permettono di andare a tagliare gli oggetti che vogliamo stampare, di creare anche dei sistemi a incastro, delle sorte di giunture per poi andarlo a ricomporre una volta che si è finito tutti i pezzi. Ovviamente consiglio la A1 Mini a chi ha poco spazio e chi vuole una stampante molto compatta che veramente si mette ovunque. Per concludere, ragazzi, ovviamente la stampa 3D ha assolutamente cambiato l'approccio al modellismo, cioè addirittura chi si cimenta nella stampa di RC completamente da zero, utilizzando vari materiali, stampandoli completamente in 3D, andando poi ad aggiungere tutta quella che è l'elettronica necessaria. Una cosa è sicura: la versatilità, la voglia di costruire, di cambiare del maker medio molto somiglia a quello del modellista. La stampa 3D quindi, diciamo, apre un po' le porte, apre la mente a tantissime creazioni che possono essere utili dove i grandi produttori non sono ancora arrivati. Vero Omega? Fatemi sapere cosa ne pensate e raccontateci anche la vostra esperienza. Vi aspettiamo sempre sia qui sotto nei commenti che nel nostro canale Telegram. Siamo in tantissimi, la community veramente sta fiorendo, siamo super contenti. Che altro dire? Grazie per avermi fatto compagnia, ragazzi, ed io piacendo, arrivederci alla prossima. Ciao!